abbiamo risparmiato un viaggio, siamo stati un po' più insieme e ci siamo goduti questo bel centro sportivo che il Monza ci ha messo a disposizione. Insomma, riguardo a questo ci teniamo tutti quanti a ringraziare il dottor Galliani, ma tutto il Monza, Raffaele Palladino, per l'accoglienza straordinaria e insomma, complimentarci per la bellezza del loro centro sportivo. Entriamo nel mood giallo-rosso, come si gestisce questo momento di grande euforia, di grande entusiasmo? Come fanno provare a essere, come sono i giocatori delle squadre alle quali noi ambiamo di andare ad affrontare. Insomma, se guardiamo Real Madrid vince in Champions, poi dopo 3 giorni vince in Liga, poi rivince in Champions, poi rivince in Liga. Al di là dei valori dei giocatori e degli allenatori di queste grandissime squadre, è la mentalità quella che fa la differenza, riuscire a rimanere sempre attaccati a quella che è la manifestazione che si va a giocare e non c'è cosa più bella di vincere, di provare a lavorare e lottare per continuare a vincere. Prima di ogni partita si pensa molto alla formazione, si pensa anche ai tanti impegni, ma questa è una partita con i punti in palio pesantissimi. Quali sono le condizioni di Dybala, Pellegrini, Spinazzola? Che cosa ha in mente Daniele De Rossi? Beh, ho in mente innanzitutto di sentire come stanno, di preservarli da qualche acciacco che in passato ci ha portato poi a doverne fare a meno. E veniamo da 2 partite intense dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, delle energie che abbiamo sprecato. Qualcuno ha qualche acciacco onestamente del quale dovrò tenere conto, però insomma la differenza non la fa il giocatore singolo, ma l'atteggiamento di tutta la squadra. Abbiamo negli occhi sì la vittoria di Milano, sì la vittoria nel derby, ma abbiamo negli occhi e in testa, e dobbiamo averli, anche la partita di Lecce, e quello deve essere il nostro obiettivo, non ripetere quell'atteggiamento lì, soprattutto all'inizio. Stiamo rivedendo, siamo molto felici, Abram è anche pronto per dire potrebbe partire anche titolare, Tammy Abram. Vediamo, sta sempre meglio, si allena con continuità, fisicamente e dal punto di vista dello sprigionamento, si può dire, sprigionamento della forza, dello sprint, lo vedo benissimo. Nella continuità della gestione del carico di lavoro sia in allenamento che in gara. Ovviamente dopo 10 mesi ogni tanto perde lucidità, dobbiamo secondo me accompagnarlo a guadagnare minuti, a guadagnare condizione psicoatletica in campo e per poi riaverlo al 100%. Dopo San Siro hai parlato molto dello staff, regalandogli anche qualche titolo di giornale, quindi chiedo quanto avete studiato l'Udinese e che squadra vi aspettate? Abbiamo, abbiamo 2 ragazzi nello staff, il prof e il match analyst, che hanno lavorato 10 anni a Udine, quindi proprio in questo caso ci siamo affidati, oltre ai video, anche alle loro conoscenze personali, però purtroppo non basta conoscerli per poi avere quella certezza di fare la prestazione che ti porta a casa, che ti fa portare a casa i 3 punti. Li conosciamo bene, conosciamo le caratteristiche, conosciamo che ambiente troveremo e che importanza danno loro a questa partita, perché stanno in lotta per la retrocessione. Secondo me sono una squadra forte, molto fisica, più forte della classifica che hanno, e quindi siamo attenti, dobbiamo stare attenti, siamo attenti e siamo rispettosi del valore dei nostri avversari. Chiudiamo con una domanda su De Rossi, sappiamo com'è il calcio, titoli di giornale, grande endorsement soprattutto dagli addetti ai lavori, ti chiedo come gestisce De Rossi questo momento molto up della sua gestione da allenatore. Ma io faccio questo lavoro da tanto tempo, cioè sto nel mondo del calcio da tanto tempo, sto nel mondo del calcio a Roma da tantissimo tempo, e quindi queste cose non mi toccano più di tanto. Quando ho passato brutti momenti ho sempre lavorato pensando al fatto che di solito nel calcio e anche a Roma i brutti momenti durano poco, però so benissimo che durano poco anche i momenti positivi se non hai l'atteggiamento giusto. Diciamo, in testa ho sempre il post Lecce, per capire qual è l'accoglienza che mi verrà riservata se dovessimo fare male da qui al futuro, e poi onestamente, al di là della critica nei miei confronti, positiva o negativa che sia, mi interessano i risultati della squadra, i risultati e la felicità di tutti quanti, dei ragazzi, della società. Quindi rispetto alle critiche positive che sto ricevendo adesso, ogni tanto leggo qualcosa, sorrido, ringrazio se qualche
collega, ho detto al lavoro, mi scrive, ai lavori mi dice qualcosa di positivo, ma poi mi dura veramente 3 secondi.